Come abbiamo visto nel video precedente, un lavaggio completo ed accurato richiede parecchio tempo, la giusta metodologia e numerosi prodotti ed accessori. Quando abbiamo la necessità di pulire la nostra mountain bike, ma abbiamo poco tempo a disposizione, possiamo optare per un lavaggio rapido, che richiede circa 10-15 minuti. Abbiamo ora come presupposto una bici non molto sporca e puntiamo ad avere la trasmissione pulita e funzionale pronta per il trail. Avremo due opzioni: lavaggio con acqua, rapido ma completo, di trasmissione telaio, circa 15 minuti, oppure, per una soluzione velocissima, il lavaggio del telaio a secco, con un panno e Resolve Rapid. E lubrificazione della catena con olio spray R1, circa 10 minuti. Il lavaggio accurato della trasmissione è identico in entrambi i casi, cambia la metodologia per pulire il telaio e lubrificare la catena. Pulizia della trasmissione. Vi occorre il Resolve Bike, se disponibile un lavacatena, spazzolino e spazzola, sbloccante e olio lubrificante, oppure olio spray e detergente a secco con un panno, in entrambi i casi stracci e panno in microfibra. Diamo una prima lavata, per rimuovere la sporcizia superficiale, nel primo caso lavando trasmissione e telaio, nel secondo caso solo il lavaggio della trasmissione. Spruzziamo poi il Resolve Bike sulla trasmissione e sul telaio se volete lavarlo con acqua. Spazzolate le corone, cambio ed i pignoni. Pulite le pulegge con uno spazzolino. Se disponete di un lavacatena, riempitelo con il Resolve Bike. Prima di utilizzare il lavacatena, accertatevi che la catena sia più dritta possibile, perpendicolare al terreno. Userò una livella con bolla, per farvi capire la posizione errata e la posizione corretta. Se la catena risulterà pendente, il prodotto colerà via dal lavacatena. Cercate quindi un rapporto che tenga la catena orizzontale e perpendicolare con il terreno. Agganciate il lavacatena e procedete con il lavaggio, ruotando i pedali all'indietro. Lavate tutta la bici nel primo caso, nel secondo solo la trasmissione. Se la catena è molto sporca, può servire un secondo lavaggio catena, con 50% acqua e prodotto o solo con acqua. Scrollate la bici facendola rimbalzare per terra, come per il lavaggio completo. Mettete una marcia pesante e ruotate i pedali all'indietro per far fuoriuscire l'acqua dai pignoni e dalla catena. Spruzzate lo sbloccante nei cuscinetti e nel cambio per far colare via l'acqua accumulata. Asciugate lo sbloccante in eccesso, le pulegge e poi soffermatevi sull'asciugatura della catena, facendola scorrere nello straccio tenuto all'interno della mano. Controllate le maglie con il passaggio del dito. Se risultano asciutte, si procede con la fase di lubrificazione. Se avete più tempo, per il primo metodo mettete l'olio su ogni maglia, facendo ruotare le pedivelle al contrario. Poggiate un dito sul cambio e tenete l'erogatore sulle maglie. Con un po' di manualità si riesce a velocizzare molto l'operazione. Fate ruotare ed asciugate l'olio in eccesso. Se invece avete molta fretta, potete usare l'olio spray, spruzzandolo in un punto di riferimento sul pacco pignoni e facendo ruotare la catena. Attenti a non spruzzare sui freni. Se avete lavato il telaio con l'acqua, asciugate per bene il tutto. Diversamente asciugate solo le parti che sono state schizzate durante il lavaggio della trasmissione. Per il lavaggio a secco prendete un panno pulito e spruzzateci sopra il prodotto, che crea una patina schiumosa. Andate a detergere il telaio, il prodotto sgrasserà e renderà il telaio pulito. Può essere utilizzato comodamente anche su altri accessori, come mascherine e casco. Controllate i freni ed effettuate qualche frenata. La bici è ora pronta per l'uso. Grazie per aver seguito questo tutorial. Se il video vi è piaciuto lasciate un like ed iscrivetevi al canale. Ciao e alla prossima!